In questa lezione vi insegnerò vari effetti che è possibile ottenere con la tecnica dell'acquerello. Questo è solo un estratto della lezione. Se siete interessati alla lezione completa, potete cliccare nel primo link in descrizione per richiederla. Io inizialmente ho preso un foglio di questi, logicamente d'acquerello, almeno 200 grammi, se ci avete il 300 grammi meglio. Il mio è una grana fine, non è quella satinata liscia liscia e non è neppure quella grana grossa. Però lo stesso esperimento, se anche stasera lo fate anche voi su una grana fine, potete poi riprovarlo per vedere gli effetti diversi anche con tipi di carta diversa. Potete provare anche per esempio le matite acquerellabili, a usarle anche con certi effetti anche quelle lì. Logicamente il lavoro è un pochino diverso, però si può arrivare a farvi vedere anche questo. Io ho preso questo e su questo potete fare già una griglia, poi potete dividere diciamo 6 parti se vi fa comodo per ricordare tutte le tipologie insomma che vi faccio fare oggi. E poi vi occorrono gli acquerelli, io uso acquerelli in Godet, poi vi occorrono, ecco, lapis, è logico, e gomma poi da cancellare per fare un leggero disegno, se volete, sulle nubi, non l'ho fatto nemmeno il disegno, sui fiori, se volete un po' tracciare il disegno. Poi ci vuole un vaporizzatore, come questo, per l'acqua. Poi occorre la gomma pane, giusto se avete, diciamo, sporcato troppo il foglio, 2 recipienti di acqua pulita, come questi qui che io ho preparato. Vi faccio vedere alcune novità che sono sempre, va bene, la tavolotta classica che c'è negli acquerelli in Godet è già compresa nella scatola, va bene? Però potete sempre aumentare, soprattutto quando si fanno anche esercizi come questi, se avete bisogno di avere più acqua e più, diciamo, superficie su cui lavorare, potete procurarvi tipo di plastica, diciamo delle tavolozze di plastica che sono l'ideale per gli acquerelli, o altrimenti in ceramica, meglio ancora. Non a caso, poi vi voglio far vedere un materiale importante, è questa spugna che una volta asciutta diventa durissima, non so se riuscite a sentire, e bagnata è molto morbida e serve, diciamo, invece di usare il famoso Scottex o carta assorbente, insomma, che si usa con regolarità, sappiate che questa qui, vedete, lo Scottex è quello che si usa sempre, no? Sappiate che questa qui consente di trattenere e pulire il pennello con molta più facilità. Un'altra curiosità, non so se ve l'avevo fatta vedere, però è fondamentale poi quando si... È una tavolozza come questa, chi non ha la tavolozza, quella esistono anche queste tavolozze che sono proprio specifiche per acquerello, sono della Carandash, che hanno un lato, non so se riuscite a vederlo, forse non si vede bene, ruvido, e un lato liscio. Direte voi a cosa servono? Allora, l'acquerello, se si lavora con gli acquerelli, come avete visto che si prenda questo, un piatto in ceramica, la superficie deve essere liscissima perché il colore scivola via bene. Logicamente questa è una tavolozza piatta, non ci si può buttare proprio l'acqua come quando si lavora in queste ciotoline qui. Però c'ha il vantaggio di avere una doppia superficie, può servire per colore acquerello, nasce proprio per l'acquerello, o altrimenti del lato ruvido si possono usare le matite acquerellabili. Cioè si sfregano le matite acquerellabili sopra, ok? Se volete vi faccio vedere, sfregando le matite acquerellabili sopra, quando uno vuole usare le matite acquerellabili come gli acquerelli, ecco, si sfrega la matita sopra, vedete? E a questo punto io ho una polvere che posso o vaporizzare sempre con questo, ok? O se no prendere e utilizzare come uso con il mio pennello e stenderla normalmente. Ora sono i classici pennelli, insomma, che abbiamo sempre avuto. Ecco, in questa maniera, vedete, o bagnando, vaporizzando, bagnando così, io mi sono creata dalle matite acquerellabili. E io, perché? Vi spiego questo, perché se voi usate le matite acquerellabili usandole come matite, non si ottiene lo stesso effetto, perché l'effetto, per esempio, questo,
con le matite acquerellabili questo effetto morbido così non lo potete ottenere. Se però le matite acquerellabili le passate su questa tavolozza ruvida, vi diventano acquerelli normali, allora potete ottenere gli stessi effetti. Iniziamo subito a questo punto con fare il disegno. Fatta questa griglia di 6, lasciatevi lo spazio anche per scrivere che tecnica è, o in alto o in basso, come preferite, insomma. Se preferite metterla in alto, lo scriviamo qua su in alto, allora vi lasciate lo spazio tipo qua su, ora vi faccio vedere e vi dico intanto che cosa scrivere e poi faremo le varie tecniche. Così, uno, due. Allora, non so se avete già fatto la griglia, la prima lavorazione che faremo è bagnato, bagnato, su bagnato. Allora, quando io vi dico la prima parola è riferita al colore che io ho, mentre la seconda è riferita al foglio, ok? Quindi se io vi dico bagnato su bagnato, va bene, sono tutte e due bagnate, ci vuole poco a capirlo, ma se vi dico bagnato su asciutto, cosa vuol dire? Vuol dire che uso il colore bagnato, molto bagnato, ma il foglio sotto è asciutto. Il primo mi riferisco praticamente al colore, il secondo al foglio, il secondo termine, ok? Allora, bagnato su bagnato è facile. Poi faremo bagnato su asciutto. Ve lo scrivo qui. Bagnato su asciutto. Poi possiamo fare un effetto, per esempio, di trasparenza. Effetto di trasparenza, per farvi vedere come si realizza quello. Poi possiamo fare la tecnica asciutto su bagnato. Poi vi volevo insegnare l'effetto caricamento e infine l'effetto di trascinamento. Sono tutti effetti che involontariamente, quando io vi ho fatto delle dimostrazioni, li avete provati tutti più o meno, perché abbiamo lavorato a volte con gli effetti di trasparenza, a volte abbiamo lavorato asciutto, su bagnato, a volte però magari voi imitavate magari il mio percorso, quello che facevo, senza conoscere nello specifico proprio la tecnica, come si applica. E questa volta andremo appunto a farlo. Se volete potete farvi il disegno sotto, tracciare quello che volete fare, altrimenti possiamo andare anche libere. Tanto voglio dire, si può fare una rosa, si può fare un fiore, si può fare qualsiasi cosa, va bene? Allora, bagnato su bagnato. Il colore, prendetevi pure il colore che volete, io colori in godè e quindi vado un po' a riattivarli con lo spruzzino, come sempre. Prendete il contenitore di acqua pulita, come vi avevo indicato prima. Allora, cominciamo subito con l'effetto bagnato su bagnato. È questo che io farò nel rettangolino qua su in alto. Prendo la mia acqua pulita, proprio bagnando il foglio. Allora, quando dico bagnato, è l'acqua che deve brillare, non dovete mettere l'acqua che venga una pozza. Mi spiego? Dovete vedere in controluce brillare un po', o luccicare l'acqua, riflettere. Vi torna? Non abbondate troppo perché se no va a finire, viene una pozza e la carta si imbarca e così via, ok? A questo punto io prendo il colore e a questo punto scegliete un pennellino che vi torna comodo per fare certi effetti, certi fiori, certe, quello che volete. Logicamente se avete da fare del pelo del gatto,
se avete da fare delle cose molto soffici, questo è l'ideale. Se dovete fare, allora, io prendo un colore a caso, un rosso magari qui che ho, non importa, e fate pure il colore che volete. Bagnato su bagnato cosa vuol dire? Vuol dire, guardatemi, che io ora mi prendo questo bel colore qui e lo bagno tanto, cioè ci metto tanta acqua, ok? E lo metto qui, è molto diluito, vedete? E a questo punto io vado a metterlo qui e vi faccio vedere, vedete l'effetto? Come corre il colore? Vedete il colore come si espande? Faccio per farvi vedere questo effetto. Vedete?